Nell'ultimo periodo varie volte mi è stato messo di fronte il classico quesito: i soldi fanno la felicità? I soldi comprano la felicità? Più soldi è uguale a più felicità? Oggi con questo video voglio andare a rispondere a questa domanda così antica ma attuale allo stesso tempo. Per farlo sono andato a riprendere diversi studi di economisti e psicologi per riuscire io stesso a darmi una risposta. E per i curiosi, arrivando subito al finale, la risposta è sì, i soldi fanno la felicità, ma solo fino a un certo punto. Quindi la domanda reale è: qual è questo punto? Qual è il limite? Prima di tutto dobbiamo andare a definire cos'è la felicità, perché tutti sappiamo cosa sono i soldi, ma non tutti abbiamo la stessa definizione di felicità. Secondo Treccani, la felicità è lo stato d'animo di chi è sereno, non turbato da dolori o preoccupazioni e gode di questo stato. Però, per fare un'analisi statistica abbiamo bisogno di numeri, quindi come misurare la felicità? Lo studio Happiness, Income Satiation and Turning Points Around the World dell'University of Virginia, in collaborazione con la Purdue University del 2018, ha diviso e misurato la felicità con due scale numeriche: il benessere soggettivo, subjective well-being, e il benessere emotivo, emotional well-being. Termini della Madonna per dire due robe. Il benessere soggettivo è dato dalla nostra valutazione di vita, quindi in una scala da 0 a 10 veniva chiesto quanto valuti la tua vita. 0 malissimo, 10 eccezionale. Mentre il benessere emotivo invece si riferisce alla qualità emotiva che un individuo sperimenta ed è influenzato da una varietà di fattori demografici, economici e situazionali. Per esempio, si ha una valutazione emotiva bassa se presentiamo stress, depressione e ansia. In questo studio sono state analizzate più di 1,7 milioni di persone divise in 164 stati e le due scale numeriche di cui parlavamo prima sono state messe in relazione al netto di quanto guadagna una persona in un anno. La scoperta estremamente interessante, che risponde anche alla nostra ricerca, è che in entrambe le relazioni, benessere soggettivo guadagno e benessere emotivo guadagno, è stato trovato un valore medio dove la felicità viene saziata maggiormente. Questo punto si attesta ad un guadagno annuale di $95.000 nella relazione benessere soggettivo guadagno, mentre attorno ai $60-75.000 nella relazione benessere emotivo guadagno. Ciò non vuol dire necessariamente che se si guadagna di più o meno di queste cifre si è più o meno felici, però mediamente e globalmente, secondo questo studio, è così. Quindi alla nostra ricerca possiamo rispondere che fino ad un certo punto la nostra felicità dipende da quanto guadagniamo, ma oltre a quel punto i fattori che ci fanno essere più o meno felici sono ben altri. Addirittura, secondo questo studio, come dicevamo, mediamente le persone che guadagnano di più di quel punto sono più infelici. Sottolineo mediamente e secondo questo studio. Alla fine però, se uno ci pensa, il tutto rispecchia esattamente la realtà. Infatti, se una persona non guadagna nulla, ha problemi nella soddisfazione dei bisogni primari: casa, cibo, salute, trasporti e vestiti, quelli che si raggruppano con il nome di bisogni fisiologici e di sicurezza. Quindi, se iniziando a guadagnare una persona risolve questi problemi, sicuramente aumenterà la valutazione di benessere soggettivo ed emotivo, fino al momento in cui si dovranno affrontare i bisogni sociali e dell'individuo: affetto, riconoscimento, stima, autostima, realizzazione ed accettazione, andando a riprendere la piramide di Maslow. Questi bisogni, purtroppo o per fortuna, non si possono risolvere totalmente con il denaro, pagando di più o guadagnando di più, ma si risolvono soltanto lavorando su noi stessi e sulla nostra relazione con il mondo. Perciò ecco perché esistono celebrità miserabili e tristi miliardari, ed ecco perché la funzione denaro-felicità non è diretta. Poi, se vogliamo approfondire i numeri di questo studio, le due cifre di cui parlavamo prima ovviamente si inflazionano in funzione del luogo geografico. Infatti, in Europa e nel Nord America il benessere soggettivo viene saziato mediamente con 100 o 105 mila dollari. È ovvio anche dire e pensare che internamente all'Europa stessa queste cifre possano variare in base al costo della vita del paese in cui ci troviamo. Comunque, in Asia questa cifra si attesta attorno ai 70 mila dollari, mentre in America Latina intorno ai 35
$5.000 dollari. Poi, oltre al luogo geografico, il punto di sazietà dipende anche da quante persone abbiamo sotto la nostra responsabilità. È ovvio pensare che se il numero di persone aumenta, anche questa cifra aumenterà. Secondo lo studio, infatti, per misurare quant'è questa cifra dobbiamo prendere la radice quadrata dei componenti della nostra famiglia e moltiplicarla per il punto di soddisfazione del singolo trovato prima. Per esempio, una famiglia americana di 4 persone mediamente, risottolineo, mediamente avrà bisogno di 200.000 dollari all'anno, perché la radice di 4 è 2, quindi 2 per 100, 105, 200.000, 210.000. Quindi, tornando alla domanda iniziale, i soldi comprano la felicità? Sì, ma fino a un certo punto, e abbiamo visto mediamente a quanto ammontano questi punti in giro per il mondo e in base al numero del nostro nucleo familiare. Però il messaggio che io vorrei passare è che i soldi sì, come abbiamo visto, possono aiutare, ma molto spesso lavorare su noi stessi e sulle nostre relazioni con gli altri e con il mondo porta a un livello di felicità nettamente più alto. Quindi cerchiamo il prima possibile di uscire da quel desiderio di essere più ricchi della persona che abbiamo davanti, perché come abbiamo visto il concretizzarsi di esso non ci porta necessariamente ad essere più felici. E ricordiamoci che la felicità andrebbe ricercata e ritrovata in ogni singolo giorno, e per esperienza personale vi garantisco che il pensiero "se raggiungo un obiettivo allora sarò felice" non funziona per nulla, perché dopo quell'obiettivo raggiunto ce ne sono infiniti altri. Quindi, dopo essere riusciti ad arrivare al nostro livello di benessere, dobbiamo cercare di lavorare sulla ricerca della felicità in quello che facciamo giornalmente. Ricordatevi che ora è il momento in cui dovremmo essere felici, non in futuro, e stiamo lavorando giornalmente per aumentare questo livello di felicità nel futuro. Il denaro ci rende felici quando ci rende liberi, non schiavi. Detto questo, ditemi cosa ne pensate sul tema, io sono enormemente curioso, lasciate un mi piace se questo video vi è piaciuto e noi ci vediamo alla prossima avventura, iscrivetevi. Ciao a tutti ragazzi!